Ve lo state domandando tutti, sì, ma dici subito com'è questa nuovissima Head Gravity Pro, è meglio o peggio di quella del 2022? Dai, sbrigatevi Emiliano e Alvin, ditecelo, ma noi vi faremo patire le pene dell'inferno e vi faremo aspettare perché non ve lo diciamo subito. Ciao a tutti da Emiliano ed Alvin e benvenuti ad un nuovo video sul canale YouTube Padel Review. Oggi sapete dove siamo? Siamo a Cascia in Umbria, ospiti di Magrelli Active del Gubbiano Padel dell'Hotel Monte Meraviglia. Abbiamo fatto 3 giorni di clinic, siamo stati benissimo, trattati come re, abbiamo mangiato abbiamo mangiato benissimo come dei porci, vogliamo dirlo, anche sputacchiato. E quindi grazie veramente a tutti quelli che ci hanno ospitato, a partire da Alvaro, Marco, Simone, Filiberto, tutti. Voi magari non me ne frega niente, però noi li ringraziamo perché siamo stati benissimo. E quindi dal Magrelli Active, questo centro bellissimo fuori del campo da calcio, la palestra, 2 campi calciotto, c'è tutto. Alvin, di che parliamo? Oggi parliamo e recensiamo appunto la Head Gravity Pro EMI. La grandissima novità di Head per questo 2022, anzi fase finale 2022, entro fine anno dovrebbe uscire anche la serie Speed nuova, ma questa com'è? Ha quel tatto unico che aveva la Head Gravity Pro del 2022? Chi lo sa? Non ve lo diciamo ancora, vi faremo ancora patire e quindi voi sarete lì con la bavetta alla bocca. Parliamo subito, anzi cosa devono fare i nostri telespettatori? Sicuramente mettere mi piace al video, iscriversi al canale, attivare la campanellina, dire al loro amico di iscriversi e soprattutto rispondere alla domanda di Emiliano che farai dopo, vai. No, la faccio subito. A voi piace più la Head Gravity Pro del 2024 o quella del 2022? Scrivetelo nei commenti, magari qualcuno l'ha già provata. Parliamo subito del prezzo. 240 euro che col codice sconto Carchia10 sul sito Padel Market la portate a casa circa 216 euro. Ricordo che attivo anche il codice Carchia15 su alcune racchette, tra cui la Lock di Djanguas che avete visto recentemente, pala incredibile. 216 euro, prezzo più che giusto per una racchetta più che valida, e già qui diamo un piccolo indizio, sei d'accordo? Sono d'accordissimo con te, Emi. Cioè non è un prezzo giustissimo se pensate che la nuova Nox di Tapia costerà forse 340 euro, ecco, già poi non so come sarà, magari sarà clamorosa e lo spero, però diciamo che 120 euro se ne comprano 2 di Gravity Pro per una di Tapia. E parliamo subito del livello, principalmente giocatori di destra, Esatto. il livello intermedio in su, perché questa racchetta è abbastanza facile da usare, maneggevole, anche più maneggevole rispetto, almeno a livello di specifiche base, rispetto alla vecchia Head Gravity Pro. Assolutamente sì, infatti, possiamo già dirlo, range di peso. Lo diciamo subito, dai, lo diciamo qua, prima delle anzi, adesso indico caratteristiche tecniche e poi dico subito il range. Comunque, i giocatori, principalmente perché forse è un po' pesantuccio le ragazze, è meglio la motion anche se molto diversa, giocatori di destra da livello intermedio in su in cerca di tatto, controllo e grandissimi effetti. Caratteristiche tecniche, parliamo subito del peso, Alvin. Rispetto a quella del 2022 siamo scesi di range di 5 grammi, quindi quella vecchia era 370 grammi più o meno 10, questa invece è 365 grammi più o meno 10. Con la nostra nello specifico che è arrivata a 360 grammi, quindi secondo me è Meglio. E un bilanciamento a 26,5. Perfetto, 365, bilanciamento 26,5, Head è veramente forse la migliore a livello di... Tra tutte che sono arrivate sono sempre stati quelli più precisi. Ce n'è un'altra pure, la Wilson, abbastanza preciso, ma come Head veramente pochi brand al mondo hanno questa veramente qualità di rispettare sempre il range. Esatto. Racchetta di forma rotonda, piatti con superficie ibrida, quindi carbonio, vetro. E la grandissima novità rispetto al 2022 è la gomma, che allora era una Power Foam, adesso è una Control Foam, la stessa della serie Radical, e purtroppo con la Control Foam, qui diamo un altro piccolo indizio, questa racchetta perde di esplosività, è meno esplosiva di quella del 2022 con cui gioca tuttora Edu Alonso, al meglio fino a Madrid ci giocava, non ho visto a Valladolid con quale racchetta sta giocando. Tatto, ma sai che è intermedio, non dico quasi duretto, mi sembra più dura e più rigida rispetto a quella del 2022, sì, altra novità.
Auxetic di seconda generazione e nuova sistema di ruvidità Spin Surface che regala degli effetti pazzeschi e la ruvidità rispetto a quella del 2022 è nettamente migliorata. Sei d'accordo, Alvin? Sono d'accordissimo con te. Soft butt cap per una presa morbida e confortevole, per me uno dei migliori manici in circolazione insieme a quelli di Wilson, e l'accetto con cordino. La racchetta non ha purtroppo un protettore e questo è un peccato. Adesso parliamo di come si comporta da fondo campo questa racchetta. Vai. Adesso possiamo dirlo. Questa racchetta purtroppo non ha lo stesso tatto che aveva la Ed Gravity Pro del 2022. Quella mi aveva sorpreso perché ha un tatto soave, incredibile, con cui si sentiva e si accarezzava ogni pallina. Con questa si sente tanto, c'è un controllo estremo, però non ha quel tatto lì che io 2 anni fa ho detto wow, che racchetta. Sì, perché quella si sentiva tanto e poi usciva tanto. Questa si sente Tanto, molto bene, però non ti restituisce quella palla che dici cavolo, peccato. Peccato, esatto, poi soprattutto dall'alto è meno esplosiva, d'altronde contro il foam, contro power foam ci sarà una differenza. Beh, si spera. Comunque, estremamente maneggevole, c'è scritto qua Massive Sweet Spot, ossia sweet spot massivo molto grande, il punto dolce è una delle grandi qualità di questa racchetta. Infatti non abbiamo mai... Quasi mai steccato, pure se si centra, comunque la palla quasi sempre va di là. Ripeto, controllo incredibile, molto maneggevole, pallonetti bene perché si sente tanto bene. Sì, Cioè sì. più il pallonetto quello lavorato alla tapia si sente alla grande piuttosto che il pallonetto normale alzato, poi fa Esatto. tipo il gocciolone, come dicono a Livorno, invece Gianluigi Bagnolo ricordi il gocciolone? Il candelotto alla livornese. E uscita di palla non clamorosa, però Sì, c'è diciamo sempre che un grande tatto sulla palla. dirige più il gioco d'effetto che a fondo campo. secondo Esatto, che è quello magari proprio piatto, boom 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 boom, boom. Però il Esatto. controllo è ottimo, cioè il Si controllo sente tanto, è davvero ottimo. E adesso Albi mi metti subito alla prova e vediamo come si comporta da fondo campo questa Ed Gravity Pro che abbiamo usato e riusato e riusato. Proviamo da fondo campo la Ed Gravity Pro. Grande controllo, ottimo punto dolce, ottimi effetti, purtroppo non lo stesso tatto che avevo trovato nella vecchia Ed Gravity Pro. Comunque i pallonetti, soprattutto quelli accompagnati, quelli un po' con effetto, vengono su che è una meraviglia. Infatti Alvin fai chilometri oggi. Però davvero, se con la vecchia Gravity Pro era impossibile sbagliare una vibora, mi sa che con la nuova Gravity Pro è quasi impossibile sbagliare a ritmi bassi, è in controllo incredibile. E poi pallonetti lavorati con Alvin che deve tornare indietro e poi lo facciamo tornare a rete e poi ancora su. Però davvero è un grande controllo sulla palla e poi su. Vai Alvin, alza un po' il ritmo perché a ritmi bassi è impossibile sbagliare. A ritmi alti io non lo tengo oggi, ma ora mi riprendo. Ecco, se devo trovare un difetto è che essendo bianca è già diventato nero il piatto, quindi si sporca abbastanza facilmente. Vabbè, però diciamo che è il destino di tutte le racchette bianche. Alvin lo facciamo correre. Comunque buon punto dolce detto. Ecco lì, questa era fuori. Vai Alvin, le ultime. Una racchetta che può essere usata, come detto, da un livello intermedio in su. Ed hai visto com'è maneggevole, come si muove. Vai, ultima. Punto dolce davvero massive, come c'è scritto anche sul piatto.
a destra, perfetta. Alvin, mi hai messo alla prova da fondo campo, adesso è il tuo momento, a rete. Beh, a rete, come hai detto tu, Emi, in difesa, controllo e tanti effetti. Quindi anche il punto, nonostante non ci sia tanta esplosività in questa racchetta, si riesce a essere incisivi e comunque fare anche dei punti con delle Te palle. con quel polsetto là quanto ti gira la palla? Mamma mia, quando proprio anche il colpo secco, lavorato, la palla pop, dopo il vetro muore. Quindi non pensate che non essendo esplosiva non sia comunque una racchetta offensiva, perché comunque lavorandola bene, avendo comunque un braccio, si muove bene, perché comunque è anche abbastanza, tra virgolette, leggera come racchetta, si riesce comunque a fare punto e a essere incisivi anche a rete, secondo me. Assolutamente. Poi sì, sono d'accordo. mi è piaciuto anche nel gioco di volea, comunque abbastanza rapida, bloqueo, comunque senti sempre la pallina, cioè anche se sei in ritardo, la impatti male, devo dire che questa superficie sembra quasi tutta omogenea, cioè una... Non come quella di Augsburger. No dai, cattivo. Però devo dire che è una racchetta, sì, anche io come dicevi tu Emi, da destra, perché a sinistra manca quel qualcosina di... Il tuo a sinistra però sì, dato che sei molto lavoratore di pallina. Esatto, per te, infatti io mi sono trovato se bene. siete Alvin, spero non con lo stesso fisico, magari con la stessa mano, Esatto. potete usare la Gravity È Pro. un giocatore di sinistra che magari non tira tutto forte, ma lavora tanto la pallina, potrebbe andare bene anche il giocatore di sinistra. Infatti qua Yakashi ho dominato Esatto. a sinistra. E sulla Porta il Deada... varo, Cancelli? No. Bravo, peccato. E la Deada, e comunque anche qua si sente veramente bene. Quindi adesso mi vedrete un po' a rete e guarderete che spettacolo. Che spettacolo. Andiamo a rete subito la Gravity Pro, guardate subito il tatto che ho, come riesco a dare profondità e effetti super senza far troppa fatica, avete visto? Come si lavora bene. Emi in crisi e l'ha butta fuori. Avete visto? Anche a ritmo blando, comunque pallina si lavora veramente bene, tatto buonissimo. Peccato quella poca esplosività che dà la racchetta. Però avete visto che comunque gli effetti sono il suo, gli effetti sono il punto di forza di questa racchetta. Avete visto come riesco a creare con gli effetti e mettere in crisi l'avversario. Mettiamo il ritmo. Oh! Avete visto anche ad alti regimi difficilmente si sbaglia. Oh! Ecco, no dai, tirata là. Avete visto come si lavora bene? Avete visto gli effetti? Si fa quello che si vuole. Il bloqueo si sente tantissimo, anche se si sente un pochino in ritardo. Marcatelo. Ma è un bloqueo ancora. Comunque dicevo, anche se si è un pochino in ritardo, pallina risponde sempre, riuscite sempre a dare intensità. Si sente tantissimo la pallina comunque, veramente racchetta di controllo. Mi avete visto a rete, adesso Emi dall'alto. Purtroppo lo smash piatto non è esplosivo come abbiamo detto, quindi un po' manca di potenza. Meglio il kick alla grata, alla vibora, perché si riesce a accelerare super bene. Infatti qui sono rimasti tutti sorpresi dalla mia vibora. E... Forse perché comunque non avevo mai vista una. Esatto, che sei molto cattivo. Alvi veramente oggi molto acido, nonostante sia stato trattato, dare anche la torta. Hanno fatto il menù su Alvin. Esatto. Quindi hanno preso tutte le prelibatezze del posto solo per Alvin, ma nonostante questo Alvin riesce ad essere cattivo, ma non fa niente perché dall'alto questa racchetta ha più vibore kick per 3, non sai che forse manco uno me ne è uscito.
No. E Smash piatti non andavano tanto. Abbiamo giocato con le palline Adidas, che veramente sono dei serci che vanno a 6.000 all'ora. Dall'alto di potenza ho faticato molto. Comunque ora mi vedete la solita sequenza, la faccio da sinistra sempre per motivi di inquadrature. E adesso proviamo dall'alto questa Head Gravity Pro. Proviamo dall'alto Head Gravity Pro con palla viva. Alvin non sa proprio già difendere, proprio subito. Niente. Aspetta, gioco così Alvin. Vai. Subito, dominante. Ok, non mi ha sorpreso per la potenza, ma sicuramente per controllo. Ed adesso qua troppo mi è rimasta corta, sono tutto braccio, non è stata esplosiva come avrei voluto. Però si muove bene, non Alvin, purtroppo non Alvin, si muove tanto bene, ma d'altronde, aspetta che ritorno. I pranzi e le cene di questi giorni si sono fatti sentire, però veramente dall'alto si sente sempre, non tanto potente, ma comunque io riesco a farla uscire. Dai, facciamone qualcuno ancora, Alvin. Era andato fuori camera, fa 100 gradi e ora mi spiegherà Alvin come fa, sta con la felpa. Questo mi è venuto bene di Smash, ma giochiamo palle Adidas che sono super veloci. Vai, l'ultima. Però, ripeto, dall'alto non esplosiva come quella di 2 anni fa, però si sente sempre tanto bene la pallina e raramente scappa. Ormai chiudo solo con i per 3. L'ho provata a sinistra, non è stata male, però a destra è perfetta. Alvin, prendi il telefono qui al Magrelli Active di Cascia, Gubbiano Padel, Hotel Monte Meraviglia, trattati da re, e diamo anche i voti al nostro soggiorno qui a Cascia. Vabbè. Amatriciana 10. e lode. Ok, sì. Gricia 10. Tartufo, 9,5. aglio e peperoncino 9,5. e quella con pasta fatta in casa al basilico col pomodorino e il guanciale. 9,5, 10. Quindi a tavola proprio 10 dai voti più alti di sempre, ma adesso passiamo a parlare della racchetta Head Gravity Pro da fondo campo, 8. pallonetti, 7,5. arete, 8. controllo, 8,5. maneggevolezza, 8. uscita di palla, 7,5. urla Alvini, qui siamo dimenticati i microfoni e qui se no c'è il trattore dietro. Punto dolce, 8. effetti, 9. potenza, 7. per 3, 7. smash, 7. vibora, 8. rapporto qualità-prezzo a 216 euro circa. 6,5. Abbiamo dati voti qui al Magrelli Active alla Head Gravity Pro, una delle racchette che più attendevate di sentire le nostre recensioni. È il momento di salutarci. Ci salutiamo, perché la domanda l'abbiamo già fatta, Alvin ha già detto quello che doveva dire, quindi ci salutiamo da Cascia. Ciao! Ciao.